opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 24 luglio 2011. Eletti, amici cari, siate pronti a fare la mia volontà. Siate pronti, ciò che vi chiedo fate, amici cari, perché possa concludere presto il mio progetto. Sposa cara, voglio portare a termine il mio progetto, ma i cooperatori sono ancora in numero esiguo. Ho fretta di concludere perché il Padre caro, che voi adorate giorno e notte, notte e giorno, ha posto un termine oltre il quale non si può andare. Mi dici adorato, adorato, adorato Signore, sono assai felice alle tue parole, perché so che sublime è il progetto, che hai sull'umanità e su ogni uomo. Vorrei che questo si concludesse presto, meraviglioso è ciò che hai preparato per gli amici fedeli di questo tempo, più di quanto hanno avuto quelli del passato, perché questo è un momento unico, che mai è stato e mai più sarà. Sposa cara, fin dagli albori della creazione, il Padre caro ha elaborato questo progetto sublime, ma ha riservato questi tempi per la piena realizzazione. La gioia è preparata per tanti. Pensa al numero degli uomini, che abita la terra, mai essa è stata così fittamente abitata come in questo tempo. Pensi, piccola mia, che questo sia un caso? Mi dici no, certo, dolce amore, no, certo. Tu prepari ogni cosa per tempo con un preciso significato. Se hai voluto che la popolazione del terzo millennio fosse di miliardi e miliardi di individui, significa che la festa da te, amore infinito, preparata, la vuoi molto festosa. È bella veramente una festa, quando gli invitati sono molti e la gioia è grande. Dolce amore, sono molto emozionata al pensiero di quello che hai preparato per l'umanità proprio di questo tempo. Contemplo ogni giorno le tue meraviglie e vedo come crescono di numero. Tu, amore, vuoi far comprendere che tutto sta per accadere e dia a 100 gravi segni incisivi, perché ognuno si prepari. Penso a quello che avveniva un tempo, quando i grandi signori, per annunciare una cosa importante, mandavano dei banditori agli angoli delle strade. Tu, Gesù, amore infinito, stai annunciando grandi cose con segni speciali e con strumenti, che tu stesso hai voluto preparare. Parli di progetti meravigliosi, che vuoi realizzare proprio in questo grande tempo, di questo parli perché il tuo cuore sublimissimo vuole donare sempre gioia e solo gioia, vuole la pace tra i popoli e non la discordia. I popoli della terra sono stati sempre in discordia perché, spesso, si sono rifiutati di fare la tua volontà, preferendo fare la loro. Certo è che, se l'uomo fosse stato docile ed obbediente, già la terra sarebbe un regno felice di pace e concordia, preparazione all'altro regno, felicissimo, da te preparato in cielo. Gli uomini non hanno voluto fare la tua volontà, spesso si sono ribellati molto ed ancora lo fanno, ecco perché tanto dolore sulla terra, ecco perché la morte è entrata con dolore ed ogni uomo deve affrontare tale artiglio. Dolce amore, Dio di tenerezza, tu hai sempre preparato per l'uomo cose stupende, ma egli è stato indocile sin dall'inizio. Il tuo dolore è grande quando non puoi realizzare il tuo sublimissimo progetto su ogni uomo, accade questo quando egli resta ostinato nella ribellione. Spesso, dolce amore, spesso, in questo tempo, vedo il tuo sublime volto serio, triste e silenzioso, capisco che significa la tua serietà, la tua tristezza, il tuo silenzio, vedi la ribellione degli uomini. Essa lacera il tuo cuore, oceano sublime d'amore, che vuole solo dare gioia e pace, ma che deve permettere il dolore ed il pianto. Dolce Gesù, anche in questo giorno sei davanti a me nella tua infinita bellezza. Quanto sei bello Gesù! Sei certo il più bello dei figli degli uomini, la tua bellezza incanta ed il tuo sguardo amoroso fa tremare di felicità. Possa il mondo conoscerti sempre di più, possa il mondo adorarti e si attui il grande e meraviglioso tuo progetto. Sposa amata, il progetto mio sta già attuandosi. Beato colui che coopera con gioia, mi godrà per sempre. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù.